Ciao a tutti homebrewers e appassionati. È arrivato il momento di assaggiare la Kolsch che ho brassato qualche settimana fa e soprattutto di fare il confronto tra le bottiglie con e senza antiossidante. Se non avete visto il video della cotta, vi consiglio di andarlo a recuperare prima e vi lascio il link in descrizione. Secondo voi, a distanza di appena un mese, si percepiranno differenze? Seguite il video per scoprirlo. Vi riassumo brevemente la birra. Ho brassato una Kolsch con 100% di malto Pilsner, ho fatto un ammostamento con machine a 55 gradi, uno step per le beta a 62 e per le alfa a 70 gradi. In bollitura ho usato perle in amaro e allertavo in aroma e hop stand, per un totale di 27 IBU. Fermentazione con lievito liquido VLP 029 Kolsch German Ale della White Labs, che ho riattivato qualche giorno prima con uno starter. La primaria è partita a 14.5 gradi e poi lento rialzo fino a 20.5 gradi. Lagerizzazione di soli 10 giorni a 2 gradi e poi l'imbottigliata. All'imbottigliamento ho diviso le bottiglie in due parti. Sulla prima parte ho fatto il normale priming con destrosio, acqua e lievito da rifermentazione. Sull'altra, insieme a questo, ho aggiunto anche l'Antioxin SB, un antiossidante a base di metabisolfito di potassio e vitamina C, che sto testando proprio su questo genere di birre, che sono quelle più delicate che subiscono facilmente il deterioramento organolettico dato dal contatto con l'ossigeno, soprattutto durante l'imbottigliamento. L'obiettivo di questo test è di rispondere a 3 quesiti specifici. Il primo è se l'antiossidante è in grado di preservare meglio gli aromi della birra e se questa differenza è evidenziabile sia nel breve che nel lungo termine. Il secondo punto è se l'antiossidante utilizzato nel range consigliato dal produttore cede o meno dei flavors indesiderati alla birra. Terzo punto, se l'antiossidante, che può avere proprietà antimicrobiche data la presenza del metabisolfito, possa disturbare il lievito durante la rifermentazione in bottiglia, dando una birra magari meno carbonata a parità di zucchero rispetto a quella di controllo. Dopo 4 settimane ho fatto il primo assaggio di confronto. Come aspetto a prima vista mi sono sembrate uguali. La birra è un po' velata purtroppo, 10 giorni di lagerizzazione sono stati pochi. Guardandola meglio si riesce a distinguere un colore più scuro su quella di sinistra che è quella senza antiossidante. Anche in foto si percepisce meglio la differenza. Quella con l'antiossidante è senza dubbio più chiara. Questo è già un segnale di efficacia dell'antiossidante. Vediamo se anche in aroma e in bocca si percepisce qualcosa di diverso. L'aroma è floreale con leggero sentore di miele. Non è una birra molto intensa sull'aroma, per cui non sento grandi differenze al momento. Quella senza antiossidante mi sembra più intensa sul miele. Al gusto è dolce e morbida, amaro abbastanza contenuto. Il fruttato è percepibile in modo contenuto con esteri di pera e di mela. Il luppolo esce fuori floreale e un pizzico erbaceo. Anche qui le differenze non sono così facilmente evidenziabili, mi sembrano molto simili. In quella senza antiossidante la parte maltata si percepisce un po' più mielata. Il luppolo sembra un po' meno fresco, ma si percepisce un po' di più nel finale, come se avesse qualche punto di IBU in più. Il corpo è leggero e la carbonazione media per entrambe, direi uguale. Inizialmente mi sembrava che la schiuma fosse stata più produttiva e persistente sulla bottiglia senza antiossidante, ma sicuramente è stata una variabile legata al servizio. Riprovando ho visto che la schiuma è buona anche nell'altra se servita meglio.
quindi da questo punto di vista mi sembrano identiche. Riassaggiandole più volte, su quella con l'antiossidante inizio a sentire un retrogusto diverso. Mi sembra che il luppolo si percepisca più fresco. Ho dovuto fare uno sforzo per cercare le differenze e per capire quale delle due è preferibile. Riassaggiandole con calma, quella con l'antiossidante mi sembra più apprezzabile. Su entrambe non ho percepito difetti o mancanze particolari, le berrei entrambe tranquillamente e senza saperlo non noterei sicuramente differenze. Mettendole a stretto confronto però, in effetti quella con l'antiossidante si percepisce più fresca e fragrante sia sui malti ma ancora di più sul luppolo. È stato un test molto interessante e posso concludere al momento che l'antiossidante è risultato essere sia distinguibile che efficace soprattutto nel preservare la birra dal punto di vista organolettico, risultando superiore rispetto a quella di controllo. Per il primo quesito del test in realtà non avrei immaginato di trovare delle differenze significative già nel breve termine, ma come avete potuto constatare anche voi, le differenze visive del colore della birra indicano sicuramente un'efficacia dell'antiossidante già nel breve termine, quindi una buona quota di ossigeno che è stata assorbita e che non ha quindi deteriorato la birra. Mi aspetterei sicuramente una differenza ancora più marcata a distanza di tempo. Se riuscirò farò un altro video assaggio comparativo fra qualche mese. Il secondo aspetto che ho voluto testare era se l'antiossidante potesse cedere degli off flavors, cioè degli aromi indesiderati nella birra finita. Anche su questo punto posso confermare di non aver percepito nulla di anomalo. Il metabisolfito in particolare non mi sembra che abbia ceduto sentori di zolfo o altro, quindi ai dosaggi consigliati non c'è il rischio di off flavors sulla birra. Infine, il terzo punto che ho testato è quello della rifermentazione, cioè se il metabisolfito, che ha anche delle proprietà antimicrobiche, possa contrastare con il lievito durante la rifermentazione e dare una birra magari meno carbonata o peggio ancora con segni di autolisi del lievito. Anche qui ho potuto constatare che le due birre sono perfettamente identiche e sovrapponibili per quanto riguarda la carbonazione, quindi penso che il lievito non abbia avuto alcun ostacolo durante la rifermentazione. Quindi su 3 punti su 3 ho ottenuto un feedback più che positivo. Pur essendo differenze minime su alcuni aspetti, alla luce di questo test sicuramente riutilizzerei questo prodotto su birre delicate, quindi come birre a bassa fermentazione, chiare, dal basso grado alcolico e luppolate. Probabilmente non lo userei su tanti altri stili di birra che, pur beneficiando degli effetti degli antiossidanti, non noterei le differenze perché non così suscettibili al deterioramento per il contatto con un po' di ossigeno. Ovviamente là dove scegliamo di usare gli antiossidanti consideriamo che questo si tratta soltanto di un piccolo accorgimento finale e che per prevenire l'ossidazione bisogna lavorare bene soprattutto su tanti altri passaggi. Non avrebbe senso ad esempio fare un travaso non in contropressione e utilizzare poi gli antiossidanti. Secondo me inoltre gli antiossidanti possono essere molto utili per chi fa imbottigliamento in contropressione, perché in quel caso non essendoci il lievito che rifermenta in bottiglia, gli errori si pagano molto di più. Un grosso limite purtroppo rappresenta il formato da 1 kg di questo prodotto, non pensato sicuramente per gli homebrewers. Considerando che su un batch da 23 litri al dosaggio consigliato ne useremo al massimo 1 grammo, sarebbe stato molto comodo un formato molto più piccolo. In alternativa si potrebbe valutare di prendere il metabisolfito e la vitamina C in polvere in forma pura e di comporre da sé il mix. Con questo concludiamo il test comparativo delle due birre e il tema degli antiossidanti per il momento. Fatemi sapere che ne pensate a riguardo, se li avete mai utilizzati, se avete domande o suggerimenti scrivetemi sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate anche un like e se volete supportarmi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Ci vediamo al prossimo video.